Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATAqua. Oggi vedremo di nuovo le basi, ritorneremo a lavorare sulle basi del metodo ATH. La volta scorsa abbiamo visto come indirizzare il cavallo, come dare un controllo nel lavoro in tondino, ma che possiamo benissimo fare anche con una longia, con una lunghina. Oggi invece passeremo al secondo step. Il secondo step riguarda la fermata e il cambio di direzione. Ricordiamo bene che le basi, ovvero la prima fase del metodo ATH, ha 3 step. Il primo riguarda il controllo della direzione del cavallo, il secondo riguarda la fermata e il cambio di direzione, la terza riguarderà la tensione del cavallo. Oggi vedremo allora la fermata. Come agiamo per fermare un cavallo in tondino? Ci sono diversi metodi e dobbiamo capire noi com'è il cavallo, come si approccia il cavallo verso di noi, qual è il suo stato di preparazione, qual è il suo stato di sopportazione della pressione. Con un cavallo che ha già un'esperienza, che ha già un po' di preparazione, come sarà Thor oggi, utilizziamo la pressione verso la spalla per fermare il cavallo, mentre con un puledro o con un cavallo che tende a essere molto nervoso o molto reattivo sulle pressioni, invece lavoreremo allontanandoci da lui in modo da togliere la pressione. Ma vediamo bene nel dettaglio esattamente come funziona la cosa. Per prima cosa facciamo un ripasso veloce del primo step, ovvero del controllo e direzione. Liberiamo Thor. Ci ricordiamo che con il braccio daremo la direzione, con la voce daremo l'impulso in avanti e se serve daremo pressione verso il suo posteriore per farlo partire. Quindi braccio, voce, non parte, pressione. L'altra volta abbiamo visto come il cambio di direzione improvviso ce l'abbiamo cambiando mano e rimettendo pressione. Abbiamo visto come il cavallo impara a seguire le nostre indicazioni e quindi cominciamo ad avere il controllo sul cavallo, cominciamo ad avere il controllo e di conseguenza il rispetto, perché ricordiamoci che sono sempre due lati della stessa medaglia. Ora lavoreremo sul primo metodo per fermare il cavallo, ovvero mettiamo pressione sulla spalla. Quanta pressione dobbiamo mettere? Dipende dal cavallo con cui stiamo lavorando, dobbiamo imparare a lavorare col giusto grado di pressione. Se ne mettiamo troppo poco, il cavallo ci scapperà via e imparerà a sfuggirci. Se invece ne mettiamo troppo, il cavallo invece di darci una risposta, ovvero di fermarsi, il cavallo cambierà direzione all'improvviso e scapperà via dalla parte opposta, quindi ci darà una reazione. E noi vogliamo una risposta, non una reazione. Quindi adesso faremo accelerare un po' Thor, braccio, voce, pressione. Ok, ora porto la mia energia e la mia posizione del corpo verso la sua spalla. Voce. Il cavallo si ferma. Quello che vogliamo ottenere noi è un cavallo che si ferma e rimane in attesa dei nostri comandi. Non vogliamo un cavallo che improvvisamente cambia direzione e scappa via dalla parte opposta, perché quella non è una risposta, quella è una fuga, è una reazione istintiva. Il cavallo si deve fermare e deve aspettare il nostro prossimo comando. Molti durante l'addestramento spingono i cavalli a fare dei rollback, ovvero dei cambi di direzione verso l'esterno. Questa è una cosa che a me personalmente non piace, perché il cavallo che gira verso l'esterno si mette in una posizione di difesa, ovvero porta il posteriore verso di noi. Il cavallo deve fermarsi, girare verso di noi e aspettare un comando, aspettare il prossimo comando. Quindi, cosa succede nel caso in cui, ora proviamo a replicare, ok, si è girato al contrario. Noi lo riprendiamo, lo rimandiamo nella direzione, poi gli richiediamo di fermarsi. Se non si ferma, ripartiamo. Ok, si è girato contro di noi, quindi ripetiamo l'azione. Braccio, direzione, pressione. Avete visto come ha cercato di ignorare la mia prima pressione ed io ho insistito finché non ho ottenuto una risposta. Ora proviamo a rifermarlo, pressione,
Ok, è scappato via, quindi lo facciamo lavorare. Lui deve capire che se non si ferma e aspetta un comando, troverà il lavoro. Quindi riproviamo. E riscappa, e quindi lo facciamo lavorare. Movimento uguale lavoro. Lavoro uguale scomodità. Se invece lui impara a fermarsi, imparerà a riposare, imparerà che quella è la risposta che noi cerchiamo. Di nuovo, pressione sulla spalla, e si è fermato. Qua gli diamo la ricompensa, qui gli diamo la fermata e qui capirà lui che è quello che noi vogliamo, è la risposta che cerchiamo. E nel fermarsi, nel poter riposare, lui otterrà la ricompensa, perché per i cavalli la ricompensa è il rilascio della pressione. Quindi io ho messo pressione sulla spalla, il cavallo si è fermato e ha aspettato un mio ordine. In quel momento lì rilascio pressione, mi fermo e aspetto. Questa è la sua ricompensa. I cavalli imparano dal rilascio della pressione, non dalla pressione. Ora proviamo a vedere il secondo metodo invece, per cui faremo ripartire Thor, si è confuso, pressione, si è girato di posteriore, correggiamo. Ok, adesso si è girato verso di me, riproviamo, si è confuso, si è girato di posteriore, correggiamo e richiediamo, di nuovo, correggiamo e richiediamo. Ok, continuiamo finché non otteniamo la risposta che vogliamo, non accontentiamoci in questo momento, richiediamo che lui si giri sempre verso di noi, perché poi può diventare un vizio, poi può diventare un'abitudine e non è quello che vogliamo. Ora vediamo il secondo metodo. Il secondo metodo consiste nel togliere la pressione invece, che funziona molto bene con i puledri, funziona bene con i cavalli sdomi, funziona bene con i cavalli nervosi. Quindi noi ci allontaniamo, togliamo pressione e vedete che il cavallo si ferma. Dobbiamo capire anche in quale momento togliere la pressione. Dobbiamo avere un cavallo che ha voglia di fermarsi. Un cavallo troppo carico, un cavallo troppo energetico, non si fermerà subito. Dovremmo farlo lavorare finché nella sua mente ci sarà la voglia di fermarsi. Allora in quel momento riusciremo ad agire togliendo pressione o mettendo pressione nel primo metodo finché il cavallo si fermerà. Nel momento in cui si ferma, tolgo pressione, tolgo anche lo sguardo dal cavallo, perché lo sguardo è una pressione, e lo lascio riposare. Aspetto alcuni secondi e poi riparto. Alcune filosofie, alcuni metodi prevedono di fermare il cavallo nel lavoro da terra mettendo pressione sul posteriore. Personalmente nel mio metodo preferisco mettere pressione sulla spalla, e questo per 3 buoni motivi. Il primo è perché a questo punto del mio metodo non ho ancora lavorato sulla pressione sul posteriore del cavallo, quindi è inutile che vada a chiedere una cosa che ancora non conosce. Il secondo motivo rientra nella filosofia stessa del mio metodo. Sto lavorando sul controllo e sul rispetto. Utilizzando la mia pressione sulla spalla, insegno al cavallo a evitare di entrare nel mio spazio personale, insegno al cavallo a rispettare il mio spazio. Mentre un terzo motivo, che di ordine più pratico se vogliamo, è che quando fermo il cavallo voglio che il cavallo rimanga allineato nella direzione in cui sta andando, che si fermi e che aspetti il mio prossimo ordine. Non voglio che si giri verso il centro per poi riprendere in un'altra direzione. Quando saremo in sella poi il cavallo si dovrà fermare dritto, quindi non voglio creare della confusione. Inoltre abbiamo visto già nel primo step della prima fase che noi mettiamo pressione sul posteriore per accelerare il cavallo, e se andassi in questo momento a chiedergli di fermarsi mettendo sempre pressione sul posteriore, genererei della confusione sul cavallo. Quindi preferisco personalmente fermare il cavallo mettendo pressione sulla spalla piuttosto che sul posteriore. Riproviamo, metodo 1. Direzione, voce. Sposto la pressione sulla spalla, Associamo anche la voce, imparerà ad associare la voce. Vedete che pian piano questi metodi di lavoro, di controllo e di rispetto portano il cavallo
a seguirci, portano il cavallo a riconoscerci come leader, perché noi lo guidiamo, noi decidiamo le sue manovre, quindi per lui noi siamo quelli che decidono, noi siamo i leader del branco, noi siamo la persona di cui lui si fida, a cui lui mette in mano la propria vita con la fiducia completa. Quindi se vogliamo avere la fiducia del nostro cavallo, dobbiamo avere il controllo e il rispetto. Vediamo il secondo metodo. Lo facciamo ripartire, stavolta mano sinistra. Proviamo con un po' più di velocità. Tolgo pressione. Ok, molto bene. Abbiamo visto come questo tipo di lavoro porta il cavallo a concentrarsi molto su di noi. Se sbaglia dobbiamo ripetere, dobbiamo cercare di ottenere una risposta. Nel caso in cui avessimo un cavallo che si ferma e fatica a girarsi verso di noi, vediamo se riusciamo a replicare la situazione. Nel caso in cui il cavallo rimanesse di là e volessimo spingerlo verso l'interno, per cui col naso verso di noi, dovremo togliere lentamente la pressione e cercare di portare la nostra energia, la nostra pressione tra la parete del tondino e il cavallo, in modo da spingerlo via. 4, 5, 10 volte di questo tipo di esercizio imparerà a girare verso l'interno. Quello che dobbiamo fare noi è imparare a gestire la pressione del cavallo, perché ogni cavallo ha il suo tipo di pressione, ogni cavallo ha la necessità di una pressione più o meno alta e, come dico sempre, è il cavallo che decide a che pressione dobbiamo lavorare. Bene, per oggi ci fermiamo qua e passeremo nel prossimo video invece a parlare dell'attenzione. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!